Ce la faremo mai? Moriremo tutti, non ce la faremo mai. Calmati, non iperventilare, calmati. Cos'è? Calmati. Strano, eppure a Mizza il crocodile Dundee funzionava. Allora, è solo che Praga ti piace molto e vorresti raccontare tutto. Tutto. Ogni leggenda. Tutto. Ogni... Intanto che io tranquillizzo la Cree, voi prendetevi il video sulla San Vita. Tranquilla, amore, ci sono tanti altri video da fare. Tanti altri video. Piango, non ce la faremo mai. La cattedrale di San Vito a prima vista verrebbe voglia di paragonarla a una classica costruzione gotica. Ma poi, appena prima di farlo, ci viene sempre in mente che in realtà le grandi torri gotiche sono praticamente nuove e che di medievale hanno poco. La cattedrale infatti è sì stata iniziata nel 1344, ma è stata finita solo nel 1929, giusto in tempo per festeggiare i 1000 anni della morte di San Venceslao. Ancora San Venceslao? Ma è ovunque. Beh, considerando che è sepolto qui, che cosa ti aspettavi? Va bene, andiamo a vedere questa sua tomba, no? Non c'è solo una tomba, ma un'intera cappella a lui dedicata. Qui è tutto ricoperto di pietre dure. Ma c'è una cosa che non capisco. Se a Praga tutto gira attorno a San Venceslao, perché la cattedrale è intitolata San Vito? Devi sapere che la città di Feltre aveva collezionato così tante ossa di San Vito da avere quasi il santo intero e lo donò del tutto spontaneamente a Carlo IV. Spontaneamente? Davvero? Certo, come no? E così, vista l'ingente donazione, la futura cattedrale fu intitolata a San Vito. E il Vence? Il Vence era già sepolto qui, nella chiesa preesistente che aveva fatto costruire lui di persona. E vedi quel battente lì, quello sulla porta della cappella? Lo vedo. Quello si dice fosse stato sulla porta alla quale il Vence si è aggrappato morendo. E come è morto? Ecco, ti ricordi della sua famiglia? Quella disfunzionale perché sua madre Draumira era pagana e sua nonna Ludmilla era cristiana? Me lo ricordo. Ma che cosa c'entra? La Drahomira, che andava sempre a ballare ai festival pagani, quando si accorse che il figlio maggiore non voleva seguirla perché preferiva andare a messa con la nonna, cominciò a portarsi il figlio minore, Boleslao. A Boleslao i festival pagani piacevano un sacco. Faceva sempre il cascamorto con tutte, mentre secondo lui la messa era di una noia mortale. Infatti, così, forse per questioni religiose, forse per gelosia, decise di sfidare a duello suo fratello Venceslao, di farlo fuori e prendersi il regno. Però in duello le ha buscate, vero? Sì, il duello il Vence lo vinse, ma gli amicici di Boleslao gli corsero dietro decisi come minimo a gonfiarlo di botte. E il Vence li affrontò tutti? Beh no, erano davvero in tanti e così il Vence scappò verso la chiesa più vicina per cercare rifugio, ma lo raggiunsero e lo pugnalarono alle spalle prima che potesse entrare. Ah, capisco. E invece, quella porta laggiù, quella in fondo alla cappella, dove porta? Quella è la prima di 7 porte che si aprono con 7 chiavi diverse, assegnata ognuna a un dignitario della città. Lì dentro si trovano i gioielli della corona boema e per tirarli fuori devono mettersi d'accordo tutte le 7 persone che hanno le chiavi. Ma sono quei gioielli tra i quali c'è la corona maledetta? Proprio loro. Quella di cui parli è la corona di San Venceslao. E ti pareva che non c'entrasse di nuovo il Vence? In realtà la corona la fece realizzare Carlo IV in una foggia più antica. E sì, pare sia maledetta. E se uno che non ne ha il diritto la indossa, muore. Me lo ricordo! L'ho visto in un episodio di Giacobbo. Un gerarca nazista se l'è messa in testa e dopo è morto malissimo. È vero, fu ucciso dal sedile della sua auto, una sfiga pazzesca. Ucciso dal sedile?
No, questo non me lo ricordo. In realtà, i partigiani cercarono di ucciderlo lanciandogli una granata mentre era in auto, ma lui riportò ferite leggere. Però il sedile dell'auto si squarciò e le sue lesioni vennero in contatto con il crine di cavallo dell'imbottitura, che gli avvelenò il sangue e lui morì lo stesso. La maledizione. Adesso andiamo a vedere quella sobrietà ed eleganza dell'altare di San Giovanni Nepomuceno. Ma è tutto d'argento? Yes! Un enorme robo d'argento in pieno stile barocco. Il baldacchino con i putti volanti che sostengono il drappo lo fece aggiungere quell'altra sovrana di buon gusto, la Maria Teresa. E immagino che anche il San Giovanni, essendo un santo martire, sia morto male, giusto? Esatto, lo fece ammazzare il Venceslao IV per alcune divergenze di opinione. Una cosa tipo: Giova, vieni qui. Tu mi devi dire cosa fa mia moglie con quel suo amico là. Ma me l'ha detto in confessione, non posso dirtelo. Tu devi dirmelo, che io mi sento come un peso in capo. Ma io non posso proprio, è segreto. E se tu non me lo dici, io ti faccio buttare giù nella Moldava. Quando il Giovanni fu buttato nel fiume, si dice che dall'acqua salirono 5 stelle, ognuna a rappresentare una lettera della parola tacet, che vuol dire silenzioso. Ed è per quello che la statua del santo ha un'aureola con 5 stelle. Questa però è la leggenda. Pare che in realtà il Venceslao IV lo avesse fatto ammazzare molto più prosaicamente per una diatriba sull'assegnazione di una diocesi. Vabbè, ma tutte le leggende hanno bisogno di una base da cui partire, no? Sì, ma qui il tempo stringe. Andiamo subito a vedere la vetrata dipinta dal mio pittore preferito, Alfons Mucha. Crei? Su quella vetrata c'è una pubblicità. È normale? Beh, lo abbiamo già detto che la cattedrale è stata finita solo a inizio Novecento e allora le pubblicità erano già in uso. La Banca Slavia pagò la vetrata e quindi ci volle sopra il suo nome. Ovvio, no? Per finire, usciamo dalla cattedrale e diamo uno sguardo al mosaico del Giudizio Universale che si trova sopra la Porta d'Oro. Anche se qui molte cose sono piuttosto recenti, quel mosaico è davvero antico e sembra nuovissimo solo perché è stato restaurato da poco. Ho questo strano ricordo di aver letto da qualche parte che la Porta d'Oro della Cattedrale San Vito di Praga è riconosciuto come l'apice del triangolo magico delle 3 città di Torino, Lione e Praga. Ma non mi ricordo perché dovrebbe essere proprio la Porta d'Oro. Non lo so. Chiediamolo a loro. Se qualcuno se lo ricorda, ce lo scriva qua sotto nei commenti, così lo inseriamo nel prossimo video. Esatto. Cosa c'è? Non lo so, c'è qualcosa di strano. Cioè? L'esoterismo? L'alchimia? Hai fatto qualcosa ai capelli? No, io? No, impossibile. Allora sarà la luce. È sicuramente la luce, amore. Comunque, se vi è piaciuto il video, come sempre, mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo, cliccate sulla campanella per restare aggiornati sui nostri prossimi video e magari date un'occhiata ai nostri social. Ciao!